Hai voglia di dare una svolta alla tua salute ma non sai da dove partire? Anche oggi sono qui per aiutarti. In questa miniserie di 3 episodi che pubblicherò vorrei darti un'idea più completa possibile di quello che io reputo fondamentale per cambiare radicalmente la propria salute, partendo dall'alimentazione. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere a 360 gradi e oggi voglio raccontarti una storia che potrebbe aiutarti a cambiare la tua alimentazione in meglio. No, non sto parlando della solita dieta della domenica o di quella dissociata o delle proteine, eccetera, eccetera. Ti racconterò di come, aiutando mio padre a perdere peso, la mia alimentazione e di conseguenza il mio modo di ragionare in generale siano cambiati radicalmente nel corso degli anni. Ora bando alle ciance, partiamo! L'attività sportiva preferita da mio padre è sempre stata la corsa, il mezzo fondo, ma soprattutto le mezze maratone. Ha praticato l'atletica sin da quando era ragazzo. Si sa però che quando nascono i figli si tende sempre a dedicare giustamente più tempo alla famiglia. E questo è ciò che ha fatto mio padre quando sono nato io. Anno dopo anno, aggiungi un chilo oggi, un chilo domani, e nel 2014 è arrivato a un peso elevato per la sua altezza, 86 kg per un uomo di 1,68 m. Calcolate che quando sono nato io pesava 56 kg. La corsetta della domenica non era più fattibile per lui. Ogni volta che ci provava gli arrecava affaticamento, soprattutto a livello di respirazione, e poi articolazioni e non solo. Di conseguenza si rivolse alla nostra dottoressa di base. Abbozzando una dieta, la nostra dottoressa gli aveva consigliato di bere latte al mattino, di moderarsi un pochino con i dolci, ma nulla di più. Quel giorno scattò in me una scintilla, improvvisamente. Non potevo accettare un responso così superficiale. Si parlava della salute di mio padre e non reputavo sufficiente tutto ciò. Il giorno stesso iniziai ad informarmi su vari nutrizionisti, diete e comunque tutto quello che si poteva trovare online. In qualche giorno trovai informazioni totalmente disparate. Chi toglieva un alimento, chi diceva l'esatto opposto. Di conseguenza abbiamo deciso di comune accordo di provare insieme a mangiare il più sano possibile, come insegnano i nonni, consumando gli stessi pasti negli stessi momenti della giornata, senza però stravolgere totalmente quelle che erano le nostre vecchie abitudini alimentari, semplicemente modificando certi passaggi. Io non avevo assolutamente bisogno di perdere peso, ma ero convinto che dando una mano a mio padre, lavorando su noi stessi insieme, avremmo raggiunto prima l'obiettivo, senza demoralizzarci e rischiare di smettere dopo poco tempo, come succede con tutte le diete. In questo video e nei prossimi 2 che vedrai, racconterò come mio padre sia riuscito a perdere 18 kg in 4 mesi. Sì, hai capito bene, 18 kg da inizio settembre del 2014 a Natale del 2014, senza alcun tipo di problema, ma soprattutto sentendosi meglio. Inoltre ti racconterò come siamo riusciti insieme a raggiungere l'equilibrio alimentare perfetto per noi, e ribadisco per noi. Sì, perché non voglio avere la presunzione di dire che questo sia il miglior stile alimentare che esista, assolutamente no. Io sono solamente un ragazzo che ha voluto dare una mano a suo padre, in una fase dove c'era bisogno, e da quel momento cruciale è riuscito a far scoprire uno stile alimentare salutare anche ad altre persone nel corso degli anni. Il primo video che ho pubblicato su questo canale, ti lascio il link qui sopra o sotto in descrizione, è stato proprio un intro del nostro percorso. Ho raccontato come per iniziare a dimagrire i punti fondamentali secondo me siano l'eliminazione dello zucchero, la sostituzione di tutte le farine bianche in integrali e la riduzione, se non addirittura l'eliminazione dell'alcol. Ovviamente immagino che non sia facile per tutti fare uno sforzo del genere, ma credo che non staresti guardando questo video se non fossi alla ricerca di qualche consiglio dato magari da qualcuno che ha vissuto tutto ciò in prima persona, su come si possa davvero raggiungere un sano equilibrio alimentare.
In questa miniserie però non parlerò solamente di perdita di peso, ma anche di come si sia creato a cascata un enorme miglioramento nella vita quotidiana in tutti i suoi risvolti. Concentrazione nel lavoro, flessibilità nell'esercizio fisico, assenza di malanni stagionali, eccetera, eccetera. Con questo non voglio dire che il cibo sia la panacea di tutti i mali, ma sicuramente permette di vivere una vita molto più sana, con un minor utilizzo di farmaci e meno problematiche causate dal consumo di certi alimenti, come possono essere anche le banali intolleranze. Il vecchio detto delle nonne "una mela al giorno leva il medico di torno" dovrebbe farti capire meglio quello che voglio intendere. La prima fase per noi fu proprio quella che accennavo nello scorso video, ovvero l'eliminazione di zuccheri, farine bianche e alcol. Per essere del tutto onesti e completi, eliminammo anche diversi salumi. Come sappiamo, gli insaccati non fanno molto bene al nostro corpo, e anche le fritture, però su questo posso dire che non eravamo dei consumatori quotidiani di cibo fritto, quindi quest'ultimo passaggio fu più semplice da eliminare rispetto ai primi 3. Le prime 4 settimane furono proprio così, niente di più e niente di meno. Per te probabilmente questo cambiamento potrebbe già rappresentare una grande sfida. Ti assicuro che questo fu lo stesso per noi. Il dover rivedere la propria golosità, rivedendo la preparazione dei pasti, ma ancora prima ponendo molta più attenzione a quello che veniva messo nel carrello della spesa. Eh sì, perché il problema principale fu proprio questo. Il primo passo da compiere fu proprio ripulire la dispensa da tutti quei dolcini, panini confezionati, snack vari, che avevamo capito dovessero essere i primi ad essere eliminati. Quindi, se posso darti un consiglio personale, parti proprio da una classica pulizia della dispensa. Inizia a fare carta e penna un elenco della tua nuova lista della spesa, soffermandoti solo nelle corsie del supermercato dove troverai i cibi che ti alimentano e non danneggiano. Frutta, verdura, carne, pesce, pasta, eccetera. Altro consiglio che posso darti: non pensare minimamente devo mangiare questo perché ha un basso numero di calorie, altrimenti ingrasso, eccetera. No, non è quello che serve per migliorare il tuo benessere. Guardare le calorie è praticamente inutile, ti fa perdere tempo e stressare inutilmente. Noi eravamo concentrati solamente sul trovare delle alternative quotidiane, mangiando appunto cibi diversi ogni giorno, per non rischiare di annoiarci e togliere questa voglia di modificare il nostro sistema alimentare. Di conseguenza stilammo proprio carta e penna una dieta settimanale, passami il termine dieta anche se lo odio, con varietà di alimenti. Per esempio il lunedì tè e biscotti integrali per colazione, a pranzo un piatto di pasta integrale col pomodoro e a cena un'insalata accompagnata da salmone. Il martedì yogurt bianco, cereali, sempre integrali, a pranzo una bistecca accompagnata da un pochino di broccoli e a cena una zuppetta con dei crostini integrali. Gli esempi furono questi: cercare di variare il più possibile la pasta con il riso o degli gnocchi o delle zuppette e alternare magari un petto di pollo con un salmone o una frittata o dei legumi. Nei pochi momenti dove la fame si faceva sentire, aumentammo l'introduzione di cibo con la verdura, magari mangiando 2 porzioni di verdura anziché una, accompagnata da una serie di proteine o carboidrati. La verdura subentra sempre in nostro supporto quando si ha fame, dato che non crea problematiche particolari, al contrario di diversi altri cibi. Come ho detto in precedenza, non fu nulla di sconvolgente, si trattò solamente di eliminare i 3 cibi dannosi per un mese. Nel primo mese, attuando solamente questi cambi, mio padre perse 4 kg. Io non controllai mai effettivamente il mio cambio di peso mensilmente. Come ho detto in precedenza, non ho mai attuato questo cambio di alimentazione con un fine di dimagrimento, ma solamente per supportare mio padre nel suo percorso. Nei 4 mesi di questo percorso generale persi 3 kg di massa grassa e da quel periodo non ho mai preso un chilo in più, dal gennaio 2015 ad oggi. Il mio stile alimentare è sempre rimasto lo stesso e non tornerei più indietro.
Tutto questo grazie all'enorme quantità di benefici che ho riscontrato sulla mia pelle e sulla salute. Come dicevo anche in precedenza, dall'aumento di concentrazione all'aumento della flessibilità del corpo, fino ad arrivare a una totale assenza dei fastidiosi malanni stagionali. Personalmente non ho ancora avuto un raffreddore da gennaio del 2015 ad oggi. Si sente dire spesso in giro che il cibo è la miglior medicina. Io posso testimoniare che su di me è stato ed è tuttora così. Per mio padre e poi di conseguenza mia madre, mio fratello e anche altre persone che hanno voluto intraprendere questo percorso, il miglioramento del quotidiano è stato davvero impressionante. In certe persone senza addirittura dover inserire dell'attività fisica, cosa che io però reputo molto importante, abbinato a questo stile alimentare salutare. In conclusione, il mio consiglio per cercare di iniziare al meglio un percorso di benessere salutare consiste semplicemente in questi passaggi. Nel prossimo video racconterò come affrontammo il secondo mese, aumentando i nostri pasti quotidiani da 3 a 5, eliminando altri alimenti non adatti al nostro corpo, sia per il benessere che per l'ago della bilancia. Come ho detto nello scorso video, i miei 3 consigli sono semplicissimi. Fidati di te, sperimenta ogni giorno, ma soprattutto ascolta il tuo corpo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se ti è piaciuto il video, aiutami a creare degli altri contenuti semplicemente iscrivendoti al canale, lasciando un bel like e condividendo solamente con le persone che sai che potrebbero essere interessate a questi argomenti. Spero di esserti stato d'aiuto e averti fatto venire voglia di approfondire questi argomenti. Ci vediamo al prossimo video.